Monica, ciao, siamo qui con Mario Ciao. ed il suo coraggio, agire col cuore. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi appare Mario in tavola in cucina, sta tagliando del formaggio, arriva d'improvviso un topolino che inizia a mangiargli il formaggio e lui non fa nulla. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se volesse trovare dentro di sé la forza di agire e di scegliere, che in questo Vibra- momento non ha. vibrazione. Quasi 10 miliardi. Consapevolezza. 160. Anima. 43, 44. Vite. 1000, 5 finale. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 42. Ok, le vite sono ben meno dell'ultima volta, quindi vedi che è un dato, Mario, così, relativamente importante. Tu avevi parlato di 2000, no? La volta scorsa. Nuovo progetto di Mario. Fischio dell'arbitro. Mi mostra l'arbitro con il cartellino giallo. E Mario sa, Inizio. sì, sa che se poi ne prende due, dopo esce fuori gioco, no? Perché in automatico scatta il cartellino rosso. Quindi è come se Mario sorvegliasse per forza molto attentamente la propria condotta, le proprie scelte, perché non vuole sbagliare, non vuole giocare male, il che diventa molto stressante e anche un po' paralizzante. Nome dell'anima, Margherita. dello spirito. Prato. Come lo vedi adesso? Allora, ci sono diverse cose da sistemare, però lui ha una grande volontà di farlo, di sistemare queste cose, perché è partito comunque inizialmente da un grandissimo caos. Mano a mano sta mettendo insieme i pezzi. Il problema è proprio andare un po' all'origine delle cose, no? Lui ha avuto proprio una gravissima carenza affettiva. E diciamo che questo gli ha creato molta confusione, molta frammentazione interiore. Mhm. Credo che sia pronto a sistemare questa cosa. Va bene. Cinema. Samuel. Sì, 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 assolutamente sì, anche come una specie di rinforzo rispetto alla tematica della madre. In che senso? È come se volesse incoraggiarlo ad affrontare ehm, con chiarezza, mh, questa tematica della madre perché riconosce che è davvero importante, davvero condizionante per Mario. E se c'è la fiamma nel cinema. Come questa ragazza, no, di cui lui ha parlato, si presenta, come spiegarti, con una gran timidezza, come se sembrasse ancora più giovane della sua età, come quasi una ragazzina sembra. Ehm, sì, un po' timida, un po' imbarazzata, viene e non sa esattamente se è lei. Lei non sa se è lei.
lei non sa se è lei stessa la fiamma, ok? Mm? Però è come se timidamente volesse proporsi, E tu come la vedi? che potrebbe esserlo, ma ancora non lo è. È una gemella? Secondo me sì, Quinto? Quarto? in transizione tra il quarto e il quinto, sì. Ok, hanno fatto vite precedenti insieme. Dunque, aspetta un attimo, perché c'è un bebè, ma non riesco a capire questo bebè. Ah, allora tipo mi fa vedere lei tipo ragazza madre e lui interviene dopo, come suo compagno. Mm? Eh, mm, mm, tipo che lei aveva avuto una violenza per questo figlio, cioè, ok, questo bambino era frutto di una violenza. Ma non di Mario. No, 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 di un altro uomo. E poi Mario era intervenuto successivamente, l'aveva conosciuta dopo. Accettando il figlio come proprio. Sì, sì. Vabbè, mettiamo anche la compagna attuale di Mario nel cinema. Di ferro, non so perché viene fuori di ferro, come se lei non volesse cedere. Eh, cioè, io ho la sensazione che lei abbia compreso diverse cose, no? Ma non vuole mollare. Ok, verso rispetto alla gemella, dove si mette? L'anima gemella, dove si mette? No, proprio nell'altro settore. Lei è un'anima gemella di basso livello, di alto livello? Chi è? È una fiamma? E guarda, è una parente praticamente. Quindi ti posso dire che loro sono anime affini di secondo livello, però come potrebbe essere in un legame di parentela, Zia non in un nipote, legame, mamma, sì, papà, non uomo-donna. madre e figlio. Mm. Hanno fatto diverse vite insieme? Altre vite insieme? Me ne viene un'altra ancora in cui lei aspirava a lui. Non lo so, probabilmente lavoravano in una serra e lui era il proprietario di questa serra e lei lavorava ed era proprio innamorata persa di lui. In questo caso, per esempio, lei era più giovane. Altre? Mm. Un po' qua, non so, sono tutte e due uomini e vedo che indossano degli stivali di gomma. Non so cosa stanno andando a fare. Boh, li vedo dentro le pozzanghere, dentro il fango. Qui però appunto come se fossero due lavoratori. Un lavoro molto duro. Ok, ci presenta qualcun altro nel cinema. Un uomo più o meno della sua età, quasi che potrebbe essere, non so, una figura fraterna, eh, che poi magari è anche semplicemente un amico, però come età più o meno la sua. Collega? Sì, perché no? Dove c'è un buon rapporto, ci si vuole bene, ecco. Ok, entità eteriche. C'è un'aquila che sorvola la vita intera di Mario. Quindi fa questi continui volteggi per tenerla d'occhio. Tutte le azioni di Mario, le scelte di Mario. C'è un ragno del secondo universo, velenoso, tipo come potesse avere un morso mortale. E poi degli iriani, degli alieni, così, legati così a questo pianeta. Quindi allora liriani hai detto.
Serpente? Aquila e ragno, secondo universo ragno. Ragno. E se un qualche DL? Eh, 2. Entità mentali. Sono 2. Uno è latte d'amore. Allora, questo qui riguarda tutto il rapporto con la madre. Mm? Il latte è proprio inteso come nutrimento, ovviamente lo chiama latte d'amore, che non ha mai ricevuto, e tutte le dinamiche che si sono attivate a causa di questo amore materno carente. La maggior parte delle insicurezze e del tipo di rapporti che Mario ha stabilito con le donne è proprio legato a questa dinamica difettosa con la mamma. Ok. Che livello? E al momento presente direi intorno al 4-5. Poi ci sono stati dei momenti in cui ne ha sofferto veramente moltissimo e le scelte che ha preso sono state anche rispetto alla compagna ancora precedente, non parlo di questa sua attuale convivente, proprio basato molto su queste dinamiche distorte con la madre. Lì, per esempio, questa entità mentale era di livello 8 quando ha contratto quel legame, perché poi lui non credo che si sia mai neanche sentito amato da quest'altra donna, da cui Mario poi fa... ha avuto le No, ok. figlie. Ma Mario, fammi sì, sì o no. Sei stato allattato? No. Cioè biberon, latte in polvere, giusto? Ok, non è stato allattato. Ovviamente, Classico, eh? certo. Ma era ovviamente inconsapevolmente da parte della madre, però una strategia per mantenere questo distacco affettivo. È sempre così? Spesso sì. Seconda entità mentale. Non vorrei dire una sciocchezza, perché anche questa riguarda il calcio. Mi viene qualcosa tipo calcio d'angolo fuori porta, cioè ti dico meglio la scena che mi viene. Allora, vedo Mario che ha questa occasione di, visto che la palla è ferma, la palla è per terra, potrebbe tirare un calcio d'angolo e direttamente fare gol. E lui ha tutte le caratteristiche per poterlo fare, perché lui è molto portato per questo tipo di sport. Ed è quello che vuole fare. Da quella posizione lì di calcio d'angolo vuole fare gol. Però Mm. invece non è così. Perché nel momento in cui calcia la palla, questo è come se deviasse leggermente dalla porta. Quindi quello che era il suo obiettivo di Mm. centrare la porta si sfuma. Mm? Beh, io non so niente di calcio, però in realtà il calcio d'angolo è dal lato della porta, quindi bisognerebbe dare un effetto alla palla molto complicato, cioè la palla dovrebbe fare un arco con Lui la può, caccia. lui è Lui proprio, può, no, ma, sì, ma portato. manca. Fa l'arco, fa l'effetto, fa l'arco, una cosa difficilissima, ma manca la palla, la porta. Ok. Livello. Allora, al momento attuale io direi intorno al 3, ma è proprio eh, gli sta proprio, come dirti, rodendo profondamente questa cosa. Perché lui vuole fare a tutti i costi questa scelta giusta. mm? E quindi gli rimane questo tarlo che invece, mentre sta lì, che si concentra, che vuole mandare questo pallone in porta, poi magari non ce la fa. Ok? Quindi non fa la scelta giusta. Impianti. 2 ne vedo, uno che è mentale, è un po' come se fosse una specie di elettroshock di altri tempi in testa. E poi come una specie di placca, però abbastanza piccola, posizionata al livello del cuore. Basta. Niente. Abduction. Ci sono? Sì,
Avanti. Tra l'altro, sai che cosa? Il problema di Mario, qual è? Che oggi dobbiamo assolutamente sciogliere, è che lui, di fatto, sì, è vero, con il padre, allora, al padre ha voluto tanto bene, no? Però anche lì c'erano proprio delle difficoltà di esternazione, delle difficoltà di comunicazioni, eccetera. Quindi di fatto Mario non ha avuto la famiglia che avrebbe voluto, la famiglia amorevole. In un certo senso, questi alieni l'hanno portato a credere che loro potessero essere una famiglia per lui, con la loro presenza costante, mentre per esempio la madre non è mai stata una presenza costante, no? Dandogli questa specie di supporto, anche fargli credere che esistono posti migliori in cui vivere, non la terra, compagnie migliori, intese migliori. Mhm. Quindi attualmente sono sicuramente diminuite. Allora, poi c'è anche un fatto che lui, sono diverse le questioni. Allora, intanto io vedo una sorta di linea familiare, nel senso che anche il padre, non so se anche il padre era nell'ambito militare. Ehm, Sì, co- sì. an- il problema è questo, che sono stati fatti, diciamo, degli esperimenti, no? Come però mi spiace dirlo, ma sulla maggior parte dei militari, ok? Di abduction. Ehm, E quindi un po' c'è una linea proprio quasi genetica familiare, che Mario ha ereditato dal padre. Questa chiamiamola predisposizione. E un po' proprio lo stesso Mario, facendo in parte questa carriera militare, ci ha messo del suo, ok? Entrando in questo ambiente in cui c'è una forte collusione, alieni militari. Ma gli alieni militari sono liriani? Ma non sempre, cioè io adesso li vedo così. No, Mhm. secondo me ci sono stati anche dei siriani, per esempio. Un po' di Ah, tutto, insomma. sì, 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 anche perché sono molti, cioè nel senso da sempre per Mario e per il padre. Ok, direi di andare al portale aureo. Richiamiamo la mamma. Oddio, perché viene con una saponetta? Allora, non so se lei ci teneva molto alla pulizia oppure se è simbolicamente per ripulire quello che è accaduto. Ehm, Come se volesse in un certo senso, pulendo, cancellare, no? Dare un aspetto nuovo alle cose, perché mi si presenta proprio con una saponetta bianca. Mhm. Ed è come se gliela volesse offrire a Mario affinché anche lui possa in qualche modo fare una pulizia profonda di tutto, con l'idea che davvero si può pulire e ricreare un qualcosa di nuovo. Togliere tutta questa tossicità, che è fatta di vari strati, questa sporcizia. Nonostante il portale aureo, la Ehm, vedi così? no, 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 è come se, allora, diciamo così, è come se quando a volte ho questa sensazione che quando loro escono dal portale aureo cercano di attivare un linguaggio a noi Mhm, comprensibile. mhm. E ciò di cui ha bisogno adesso Mario, per esempio, è questa saponetta, di fare un po' di pulizia, che è chiarezza, che è proprio levare tutto questo sporco inutile, queste vecchie incrostazioni. Questi dettagli di una vita, un'anaffettività materna. Lei, per esempio, adesso è distante da questo, mm? Mhm.
non è più quella donna lì anaffettiva. Perché anzi è come se si presentasse all'opposto, perché mi si presenta con una saponetta e con un cucchiaio di legno in mano, come se volesse cucinare qualcosa di caldo, in modo che Mario possa consumarlo, possa avere un momento di rilassamento. Va bene, Mario è qui davanti a lei? Sì, è come se si alternasse quando era bambino, che aveva tante aspettative ovviamente, no? Nei confronti della madre, tanti bisogni, adesso che è adulto, e sono rimasti però diversi strascichi di questa mancanza. Chiamiamo il padre, Sì. mancato da 2 giorni. Come se gli fosse un po' dispiaciuto andare via. Non è che proprio era prontissimo da un certo punto di vista, perché poi l'anima invece sì che ovviamente era pronta, no? Però lui come essere umano aveva ancora un attaccamento, no, alla vita. Ti è un po' dispiaciuto. Ehm, È come se in un certo senso stesse un po' piangendo per sé, un po' piangendo per Mario, quasi ancora come se avesse voluto passare qualche momento in più, dirsi qualche cosa in più, eh, fare quel pezzettino in più. Tanto presto, tanto, tanto, tanto presto. Proviamo con una Vic, ma... Peraltro questa è una cosa imprevista, la prenotazione di Mario è stata effettuata quando nessuno pensava a questo evento. Anzi, abbiamo dovuto spostare la data per ovvi motivi. È come se il padre avesse voglia di lasciarsi andare a questo pianto liberatore. È come se fosse ancora, cioè è ovvio che è morto, ok? Però è come se fosse ancora in procinto di svolgere questo pezzo qui della morte, che è di liberazione, per distaccarsi da tutta una serie di dinamiche prettamente umane. E c'è questo pianto liberatorio, come se si sfogasse di tutto ciò che ha trattenuto. Credo che entrambi, no, siano sempre stati nel loro rapporto un po' trattenuti. E lo vedo proprio che piange fra le braccia di Mario come se adesso non ci fossero freni, come se potesse essere completamente se stesso. Non ci sono regole, non ci sono imbarazzi, no? E piange. Si abbracciano? Sì, sì, si stanno abbracciando però non lo sento come un pianto, sai, disperato di tristezza, ma come un pianto in cui lui riesce finalmente a lasciarsi andare. Non si trattiene più. Mario, È il padre. padre, e anche Mario. Un po' meno. Riparte. Eh sì. E la madre cosa fa? È come se tutto intorno lei si desse da fare lo vedo come un luogo molto piccolo, e lei sta pulendo tutto quanto intorno, sta velocemente preparando un pranzo, come se volesse rendere questo momento completo, veramente caldo, accogliente e estremamente pulito. Bene, siamo in cucina. Sì, C'è una piccola televisione in cucina. Ora, tutti fermi e guardiamo in televisione. C'è un momento del passato. La mamma di Mario deve allattare il figlio e cambiamo. Il latte c'è. Non c'è bisogno del biberon. e non solo. Mentre forse guardava da un'altra parte, anche quando lo allattava artificialmente, qui lei lo allatta naturalmente e lo guarda e lo accarezza, gli guarda i capelli,
capelli che stanno iniziando a crescere, li accarezza questa pelle morbida di neonato e c'è proprio uno scambio di sguardi tra Mario e la mamma. Gli accarezza i piedini, le dita dei piedi. È una bella scena. Sì, perché è come se lei fosse sorpresa dal miracolo della vita e sentisse che dentro di sé c'è l'amore. In quel momento lo sente. E Mario riceve tutto attraverso questo latte, che è poi l'essenza della madre, e attraverso il suo sguardo, che rovescia in lui tutto questo amore. Bene, la televisione ha mandato in onda questa cosa è stata creata da entrambi Sì, esatto. e quindi cosa fanno? Madre e figlio. Fa una scena strana, però. Che può sembrare da un lato difficile, però io la ritengo molto importante. Perché lei cosa fa? Stacca Mario dal suo seno. Stacca. Sì, lo stacca. Lo mette sul divano, gli dà il biberon e gli dice: ricordati che sei venuto qui per realizzare che tu puoi essere genitore di te stesso. E Mario neonato lì e lo comprende, perché è Mario neonato di quinta dimensione, diciamo così. Perfetto. Quindi di te stesso e non di altri Esatto. o non figlio mancato di madre non completa. Esatto. Si salutano, messaggio reciproco. Sono venuta con tanta freddezza nella tua vita per ricordarti questo. Sei figlio dell'amore assoluto. Mario adesso è davanti a lei, adulto. Ehm, È come se fosse tutta una serie di colori, è come se fosse una specie di arcobaleno, non esattamente, come un ponte, no? Tra le due dimensioni, la dimensione terrena e la dimensione dei disincarnati. È come se passasse questo saluto e questo sentimento attraverso questo ponte. E Mario è molto tranquillo. E la madre sente di aver fatto un buon lavoro. Messaggio di Mario al padre e del padre a Mario. In fin dei conti la famiglia siamo stati io e te, dice. Anche se non ce lo siamo mai detto il nostro affetto. Cercavamo di essere degli uomini forti e tutti d'un pezzo, e invece avevamo tante fragilità. Il papà ha smesso di piangere e lo guarda e fa di sì con la testa, è d'accordo.
sento anche più calmo il padre. Ok, la madre torna nel portale aureo, la mandiamo. E il Cioè, padre che fa? allora, ora nel portale aureo non ancora. Tuttavia credo che sarà abbastanza breve. È come se dovesse stabilizzare quello che ha compreso adesso. Lo dovesse fermare, assorbire maggiormente. Ma penso che non passerà molto tempo che lui si sentirà pronto ad andare nel portale aureo, anche nell'arco di un paio di mesi. Come se lo ricorderà? Come se lo ricorderà, che deve andare nel portale aureo? Esatto. Ehm, allora c'è una costante connessione con Mario. È come se venissero, aggiornati i dati, chiamiamoli così, no, ogni volta che, Mario crede di fare, e lo fa effettivamente, delle nuove conquiste di conoscenze, è come se immediatamente riuscisse a trasferirle al padre. Mh? Quindi rimane sempre attiva questo collegamento, questa connessione e pertanto il padre non può proprio scordarsene, perché ha un continuo promemoria e aggiornamento da parte di Mario. Li salutiamo. Mh-mh. C'è qualcuno che entra nel portale aureo? Son dei bambini, non so, collegati a qualche struttura che forse in qualche modo è vicina a Mario, per il quale lui ha una sensibilità. Non so se c'entri anche questa, ragazza che sta frequentando. Comunque delle figure di bambini. Entrano. Sì, sì, sì. Quanti? Non sono molti, sono tipo una ventina. Va bene. E chiudiamo tutto. Monica, come vedi Mario? Allora, è come se ancora mi apparisse a volte come un bambino che balbetta, a volte come un adulto che finalmente vuole vivere da adulto. C'è ancora come bisogno, allora questo incontro con la madre e con il padre, ha creato in lui un po' più di sicurezza, mh, però è come se lui avesse proprio bisogno di unire queste 2 parti. Questo bambino e il lui adulto, ma non è il lui adulto solo Mario, ma è proprio, il lui creatura divina. Monica, vediamo la ghiandola pineale di Mario che nelle sue ricerche, nella sua fame di consapevolezza e risoluzione, cioè acquisizione di elementi per andarsene da questa maledetta Matrix e raggiungere finalmente ehm, la sorgente. Vediamo appunto ha fatto questa ricerca e ha scoperto che la pineale epifisi può essere calcificata. Allora, qua di nuovo, arriva la figura degli alieni, e di un certo tipo di ricercatore che sta molto dietro a questa narrativa, okay? Ehm, ed in effetti, è come se allora, ehm
Vediamo un po' di spiegarla così. Mancando l'aspetto emotivo ed affettivo negli alieni, loro utilizzano la tecnologia e l'aspetto biologico. Indi per cui la ghiandola pineale è sicuramente un punto di riferimento materico, no? Da attaccare, da minacciare. In verità, per chi ha una buona consapevolezza, ha un valore davvero molto relativo questa ghiandola pineale e ha soprattutto la capacità di essere ripristinata in qualunque momento. Ok? Però essendo appunto che Mario, come ti ho detto, no? Aveva questa connessione già dal padre, no? Di collegamento proprio con gli alieni e gli alieni lavorano molto sulla ghiandola pineale. Si è fatto molto impressionare da questo argomento e ha sentito la necessità di doverla ripulire, di doverla rimettere in sesto, ok? Ma nel momento in cui lui riesce a bypassare questa parte qui della sua vita e a identificarsi in quello che lui è realmente, cioè una creatura divina, la ghiandola pineale passa decisamente in secondo piano. In questo momento com'è? Allora, mi fa vedere questa acqua che scorre dall'alto sulla sua testa e che effettivamente sta andando a bagnare, come se fosse una cascatella, diciamo così, la sua ghiandola pineale. Mhm. Qualche incrostazione c'è, ed è vero come se il fluido, no, passasse più lentamente, Mhm. però più entriamo in questo tipo di consapevolezza, più vedo che iniziano a cadere, diciamo così, questi pezzi di calcificazioni e a scorrere proprio l'acqua sopra e intorno alla pineale. Ok, riprendiamo un attimo il discorso delle abduction. Quante ne ha avute? Tantissime. Io non le so neanche quantificare, perché poi a volte sono stati anche in comune con il padre, di notte, no? Mentre, a parte che secondo me lui ne ha Cioè, avute anche alcune fisiche, insieme al Fis- padre? sì, eteriche, sì. Però i due non vivono insieme, anzi sono anche lontani, quindi quando No, veniva rapito uno veniva rapito l'altro? sì, sì, in eterico sì. Cioè, Perché? sono stati degli episodi così. Perché? Perché non so, è proprio una stessa linea genetica e uno stesso tipo anche di progetto. Si vede che in quel momento serviva averli tutti e due presenti, ecco. Non è accaduto spesso, però secondo me 3 o 4 volte sì. E qual era la finalità di questa abduction? Mm, Purtroppo a volte i militari sono delle mere cavie su cui sperimentare diverse cose. E poi era interessante per loro capire come entrambi maschi, entrambi nella carriera militare, ok, potessero reagire in maniera differente a uno stimolo analogo. E certo, poi il fine ultimo è sempre comunque, no? La manipolazione e il controllo. Causa esoterica della sfera sessuale. Calo della libido, potenza sessuale un po' modificata, eiaculazione precoce. Causa esoterica di tutto questo. Qua mi viene proprio l'entità, latte materno e latte d'amore. Proprio
Perché allora, la sua attuale compagna, come gli ho accennato, non, non può essere un oggetto del desiderio, ok? Perché è proprio una sorta di sostituta della madre. Mhm. La nuova ragazza in realtà per lui è anche molto fonte, sì, da una parte di emozione, ma dall'altra d'ansia, di paura. Proprio perché lui ha comunque paura che non sia la scelta giusta. Ha paura che magari dall'altra parte ci siano delle altre intenzioni, che ci sia qualcosa, sai, di poco chiaro, che poi lui fa una scelta e rimane con niente in mano. Quindi comunque questo crea in lui ansia e non riesce a essere tranquillo, no? Durante la Mm. sessualità. E poi, come gli accennavo, ora è importantissimo che noi ripariamo tutta questa carenza, ok? Che c'è stata nella madre e l'abbiamo fatto nel capire che lui è genitore di se stesso, per evitare che si ricrei un processo inverso, ovvero che sia questa ragazza che cerchi in lui la compensazione del padre. Ok? Quindi va bene che questa ragazza trovi in lui un uomo molto sensibile, molto disponibile, molto buono, che ha vissuto anche tanti dolori e per cui sa capire i dolori che lei ha vissuto, ok? Ma Mhm. non che lei lo identifichi come lui ha fatto con la sua compagna, ok? C'è lo stesso problema, per ambe le parti. Eh sì, Che lei possa cercare un padre e che lui possa cercare una madre, magari più giovane, ma sempre una madre. O comunque che quello eh, schema si ripeta. sì, si ripeterebbe all'inverso. Lui no, non lo Figlia, ripete. Mm. quindi figlia, o all'inverso perché lei è No, cerca il padre. esatto, bravo. Ok, quindi è tutto lì il problema, tra virgolette. Ci sono impianti? Sì, è come se poi tra l'altro mi viene che lui ha proprio avuto anche difficoltà ad essere padre, a svolgere, ok, il ruolo del padre, perché alla fine è come se lui fosse sempre un po' visto figlio. Figlio, tra l'altro, non amato, non curato, non considerato. Quindi mai in realtà nella possibilità di essere veramente un padre. È come se ora con questo lavoro lui possa migliorare anche quell'aspetto lì, togliendo il fatto che una proprio non la sente sua figlia, però comunque è come se arrivasse a uno step superiore, ok? Di poter anche bypassare quell'aspetto lì. Beh, Cioè, un padre veramente equilibrato. sogna di avere un raggio che esce dagli occhi e che muove gli oggetti. E mi spiace perché è proprio tutto un sogno molto artificioso, no? Infatti c'era anche la madre presente, che invece nella realtà è defunta, no? Ed era proprio tutto purtroppo ricreato attraverso un abduction. Ehm, In quel momento io vedo che stavano intervenendo su questo suo impianto mentale che ti ho detto sembra quasi un vecchio impianto di elettroshock, ed era come se allora Mario fa tanti sforzi nel giorno per mettere un po' d'ordine alle idee, alla sua consapevolezza, eccetera, e poi di notte, quelle notti in cui avvengono le abduction, loro rimettono invece in disordine ciò che lui faticosamente ha messo in ordine. Mm? Mm. E questo sogno in cui questo raggio di luce, no? Partiva dai suoi occhi e usciva per spostare gli oggetti, arrivava proprio da delle manovre che loro stavano facendo sopra la sua testa ed erano effettivamente questi raggi di luce, chiamiamolo così, sembrava proprio laser, Mhm. quasi bianco-violetto, azzurrognolo-violetto, per spostare, ok? Queste consapevolezze di Mario e per dargli, tra l'altro, non so come dirti, questa illusione, ok? Perché inconsapevolmente è come se loro creassero un gancio tipo
noi possiamo aiutarti a raggiungere questo, ok? Tu puoi avere la telecinesi grazie a noi. Lui però non è che ricorda questa informazione. Rimane comunque a livello inconscio, che loro sono un supporto familiare, che loro sono un incremento di quelli che sono i suoi poteri psichici. E la madre, creata lì artificialmente, era un po' la spettatrice di questa roba, di questo evento straordinario. Ricordiamoci sempre quando sogniamo qualcuno che conosciamo e succedono delle cose strane, è semplicemente un gancio per farci fare, per acquisire la nostra fiducia, per farci fare delle cose, per assumere la caramella, la pozione, la siringa. Come possiamo chiamare quelle occasioni in cui si comprende all'interno del sogno che non è un sogno, che è un attacco e si reagisce rifiutando ciò che ci viene offerto, combattendo l'interferenza, facendosi una grande risata? Come si potrebbe chiamare questa reazione? Non so se è insight notturno o insight onirico, quindi proprio illuminazione, no? Come dire, proprio chiarezza, intuizione, consapevolezza, notturna o onirica. Bene. Ci sono poi dei punti un po' confusi di Mario. Mario vuole unire le sue linee temporali, vuole andare davanti alla sorgente, non ne può più. Ha trovato quella che probabilmente potrebbe tranquillamente diventare con poco sforzo la sua fiamma, ma lui pensa solo a tornare alla sorgente. Non tanto causa esoterica di come fare, ma causa esoterica di questi punti, di queste domande traballanti, scricchiolanti. Allora, da un lato c'è molta più sofferenza di quella che Mario ha esternato in questa sua vita e la paura che la prossima vita sia altrettanto sofferente. Comunque c'è da dire che questa che è una disciplina militare, ok? Che è quindi quella di non esternare, di, insomma, no? Di mantenere una certa interezza, l'ha caratterizzato così come ha caratterizzato suo padre. Per cui in realtà in lui certi tipi di complessi e di sofferenze si ingigantivano proprio perché non poteva veramente tirarli fuori. E il fatto che non li tirava fuori faceva sì che lui attraeva intorno a sé delle persone che non lo facevano sentire amato. Quando poi ha trovato una donna che lo ama, in realtà è la donna che è andata a sostituire la madre. Quindi, come dirti, una vita emotivamente molto faticosa e lui non la vuole ripetere e ha il terrore che possa essere ancora un qualcosa di simile. Questo è un elemento, ma non è solo quello, perché è come se anche lì ci fosse una specie di ehm, discorso, chiamiamolo così, molto persuasivo da parte di alcuni alieni, che è come se lo volessero convincere a andare da loro, ok? Quindi che non è esattamente la sorgente. Mm? Ma è un luogo loro. Ora l'ha capito Mario? Allora, deve, secondo me, fare un po' come ha fatto il padre, buttare fuori tutta questa tensione che dura da una vita, questa sofferenza, questo senso di essere anche non compreso, questa frustrazione, diciamo così, affettiva, la deve buttare fuori, deve trovare un modo per buttarla fuori. Quando la butterà fuori, la vita le sembrerà meravigliosa, non c'è motivo per non gioire di questo vai e vieni dalla sorgente. E quindi come?
Non so perché c'è questa immagine proprio dell'acqua fredda. Perché l'acqua fredda da un lato è come se gli ricordasse proprio la sorgente, no? E dall'altra è come se gli ricordasse la mamma. È come un modo per recuperare la bellezza della vita attraverso poi l'acqua, che poi è il femminile per eccellenza, che lui ha vissuto in maniera molto, molto sofferta. Nella madre, ma poi in tutte le donne che gli sono state vicine, anche per le figlie, molto sofferta. E ha paura ancora, no? Con questa ragazza di, per esempio, in questo specifico caso, di prendersi una fregatura. Quello che deve capire è che il vero amore tanto è in sé. Per Mario non è così semplice, da capire che è lui che si prende cura di sé, è lui che si ama, è lui che si accudisce. E se fa questo, tutto fuori cambia. Andiamo al cluster. Tipo come se fossero dei piatti sporchi in un lavello. Tazzine, piatti sporchi. Come se avesse da poco finito un pasto con la sua convivente e sono rimasti lì questi piatti sporchi. E allo stesso tempo è come se fosse, sai, quello sporco di cui abbiamo parlato prima, no? Da dover ripulire. Mhm. Tiene? Scusami? Non Li ho tiene capito. queste cose? No, e tra l'altro non sceglie neanche di mettersi lì a lavarli, ma sceglie proprio di buttare via tutto, incluso il lavello dentro il portale definitivo. E ti dico che di nuovo c'è questa presenza dell'acqua come se fosse una specie di cascata e c'è lui sotto questa cascata e proprio mentre sotto questa cascata c'è il sole che si riverbera sull'acqua e vedo che con le mani genera un ad eternum, Mario, lì da sotto la cascata. Perfetto. Avatar. Un biberon pieno fino all'orlo. È rimasto così. Solo quello. Sì. Lo tiene? No, anche perché forse è proprio il cardine di molte cose. Lo butta? C'erano dentro i biscotti Plasmon. E sì, lo butta, è ancora tiepido. Lo butta via, nel portale definitivo, via. Non sono un bambino, non sono un uomo, io sono Dio. Benissimo. Con questa condizione doppia, fischio dell'arbitro esiste ancora? No, no. I liriani, tutti quelli che si sono avvicendati, l'aquila, il ragno e i due EDL, ci sono ancora? No. L'interesse per queste entità eteriche esiste ancora? Ovvero, oddio, ho i liriani. Oddio, dopo la sessione sono arrivati ragno e aquila.
No, c'è una prospettiva tranquilla di queste cose. Latte d'amore e calcio d'angolo fuori porta esistono ancora? Allora, sono in una graduale dissoluzione. Quando saranno scomparsi? Credo un mese. Perché non scompare subito? Perché deve mettere in atto delle cose, Quali? ok? Siccome il punto è questo, se lui non scioglie questo legame che ha attualmente e che ancora gli- ricorda la problematica con la madre, Mhm. e come si fa? È necessario. Causa esoterica di questo campanello. E c'è un po' di resistenza da parte di Mario a fare questa cosa. Mm. E proprio ci vuole una forza incredibile, ok? Mhm. Perché lui riesca a fare questo. Però è essenziale. Poi chiaramente è lui, no? A scegliere se lo vuol fare. Mhm. Va Ecco, bene. Nuova frequenza. 312. Nuova frequenza quando farà, facciamo doppi i numeri, quando farà il passaggio di eliminazione definitiva anche delle ultime tracce delle entità mentali. E dunque, aspetta, 312 mi viene 615. Quindi doppio. Stessa domanda, consapevolezza, prima e dopo, cioè adesso e più avanti. Adesso tipo 183 e poi ci saranno dei picchi tipo 210. Anima, 52. vite precedenti, 998. cervello, 9.7. suscettibilità ipnotica. 58. Bene. Messaggio di Mario alla fiamma. Io voglio crederci. Messaggio di Mario alla compagna. Sei una grande amica, ma non sei la mia donna. Messaggio di Mario a se stesso. È tempo di ascoltare la mia essenza divina. È tempo di abbandonare queste inezie umane terrestri. Mhm. È tempo di rendere concrete le mie consapevolezze. Lo vedo che è sempre lì, di nuovo in posizione di calcio d'angolo e questa volta fa centro. Mm? Gol. Sì, Non è che calcio d'angolo è in realtà la punizione? non lo chiedo a me. Cioè, questo tiro è davanti alla porta
è angolare rispetto alla porta, come lo vedo io, ok? No, Non è proprio la in porta fronte. non è di fronte, ma è un calcio di punizione. Perché l'angolo è proprio lo spigolo del lato della porta del rettangolo campo. Però è possibile fare gol da questa No, posizione, da calcio. con un tiro ad effetto a parabola che è complicatissimo, ma in Sì, teoria sì, con una linea retta no, no, cioè, ma proprio così, quindi. sì, esistono proprio dei fenomeni, chiamiamoli Ok, così, che hanno segnato in questo modo. mamma mia, che ultras che sei, Monica. Va bene, abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.